Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare insieme la Sophie Scarf. È una sciarpina semplicissima da realizzare, quindi possono realizzarla anche le principianti. Io ho lavorato, come vedete, due tipologie di sciarpe, una più grande e una più piccola. La Sophie Scarf la trovate a pagamento nel sito della Petite Knit. In questo caso io l'ho realizzata un po' diversa. Potete realizzarla come più vi piace, naturalmente. Vi darò alcune indicazioni per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza. Allora, è una sciarpa piccola, nel senso che non occupa tantissimo spazio, come vedete, quindi si piega, sta anche in una borsetta. E questa è, diciamo, che è la piccolina. Questa che ho realizzato in verde, invece, è più grande. Vi do tutte le misure. Noi andremo a fare insieme la piccolina. La piccolina è di 80 centimetri e ha una larghezza, allora lo vediamo subito. Allora, la piccola ha una larghezza di esattamente 12 centimetri ed una lunghezza di 80 centimetri. La grande che ho realizzato invece ha un'altezza di 11 centimetri come larghezza, mentre come altezza siamo a 144 centimetri. Naturalmente le potete fare come più preferite. Allora, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che, poi non so se sia reale, la sciarpa più piccola misura 12 centimetri di altezza e 80, come l'ho fatta io, di lunghezza, mentre la più grande è di sempre 12 centimetri di larghezza, scusate, mentre di lunghezza è di 102. Naturalmente, ripeto, come ho detto prima, potete fare come volete. È molto molto semplice, si parte con una punta di 6 maglie, questo indipendentemente dal tipo di sciarpina che andate a fare per quanto riguarda la lunghezza, e attraverso all'inizio si fanno appunto degli aumenti, tutti in un unico verso, fino a che non si arriva all'altezza desiderata per quanto riguarda la larghezza di 12 centimetri nel mio caso, e poi si vanno a fare una serie di diminuzioni ogni tot di ferri fino ad arrivare di nuovo a 6 maglie. Stessa cosa vale per la grande, quindi è identico. Andremo insieme a vedere come calcolare le maglie, quindi partiamo proprio da zero, lo facciamo insieme, in modo tale che anche voi possiate realizzarla come più preferite. Andiamo insieme a vedere come si realizza e gli strumenti che ci servono. Per la sciarpa più grande è misurata 38 grammi, mentre la sciarpina più piccola è misurata 25 grammi. Quindi, come vedete, si realizza in pochissimo, quindi diciamo che un gomitolo basta e avanza da 50 grammi. Infatti il mio gomitolo di 50 grammi, guardate quanto me ne è avanzato. Per la realizzazione di questa sciarpa occorreranno un contagiri, è essenziale questo ci servirà per non contare in continuazione diciamo i giri di ferri che andiamo a fare. Vi consiglio di non fermarvi mai a metà se non utilizzate il contagiri, perché altrimenti perdete il filo e vi tocca rincominciare da capo.
Per quanto riguarda il campione, io come sapete utilizzo sempre il calcolatore di maglie, questo è fondamentale, mi raccomando fatevi un campione. Dopodiché utilizzeremo un paio di ferri numero 4, nel mio caso perché utilizzo un filato che mi indica i ferri del 4, quindi in questo caso andremo a fare insieme la sciarpina gialla. Io questa l'ho realizzata in verde, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato e qualsiasi tipo di colore. Avremo bisogno di un paio di forbici semplicemente per tagliare il filo e poi di un ago semplicemente per nascondere i fili. Quindi non si cuce niente e quindi agevola chiunque. È fatta a maglia legaccio, quindi tutto a dritto, per cui, ripeto, le principianti possono assolutamente fare questa sciarpina. E poi abbiamo bisogno ovviamente di 1 metro per calcolare ovviamente la lunghezza e la larghezza. Andiamo adesso a vedere esattamente come si struttura questa sciarpa. Partiamo insieme dalla costruzione della sciarpina. Per chi è già avanti con le lavorazioni a maglie, eccetera, gli consiglio di saltare tutta questa parte. Per chi invece, diciamo, è alle prime armi e deve iniziare a costruire la sciarpina, gli consiglio invece di seguire passo passo quello che sto andando a fare io. Allora, per prima cosa dobbiamo, come dico sempre, realizzare un campione. In questo caso la sciarpa è a maglia legaccio, quindi lo realizziamo a maglia legaccio. Non importa che tipo di filato stiamo andando a prendere, né il numero dei ferri. L'importante è fare un campione. Quindi una volta realizzato un campione di maglia legaccio, nel mio caso l'ho realizzato di 12 centimetri per 22 centimetri. Potete realizzarlo della grandezza che più vi si addice, l'importante è che sia un po' più di 10 centimetri. Poi, una volta realizzato il campione, andiamo praticamente a vedere quante maglie contiene il campione in 10 centimetri e quanti ferri andiamo a fare in 10 centimetri. Questo è fondamentale per poter costruire ovviamente sia la sciarpina, ma qualsiasi tipo di progetto che noi andiamo a fare. Allora, in questo caso io, come vi dico sempre, ho il calcolatore di maglie. Se non lo avete, vi calcolate comunque quante maglie ci sono in 10 centimetri. Nel mio caso è molto semplice perché le riporta all'interno di questo quadrato. Quindi andiamo semplicemente a contarle. Per quanto riguarda la maglia legaccio, le maglie si contano in questo modo. Andiamo praticamente a contare, forse così è più semplice, le maglie che ci sono qua, quindi queste ondine, quindi 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda l'altezza e quindi il numero dei ferri, basterà andare a contare tutte le ondine, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via. Allora, io ho già fatto i calcoli del mio campione e nel mio campione risultano esserci 18 maglie per quanto riguarda 10 centimetri e 36 ferri per quanto riguarda l'altezza. Adesso, una volta che io ho il campione, mi sposto a fare dei calcoli. Ho fatto uno schema, come sempre, dove riporto tutti i calcoli fatti e che sono gli stessi calcoli che poi andrete a fare voi per avere una sciarpa della lunghezza che desiderate. Per prima cosa io ho disegnato qui la sciarpina che dovremo andare a realizzare. Allora, qui naturalmente ci saranno le diminuzioni e qui gli aumenti. Allora, si parte ovviamente dalle prime maglie, che sono sempre 6 maglie, e si termina con 6 maglie. Nel mio caso, come dicevamo prima,
io vado a lavorare una sciarpa di 80 centimetri che deve avere una larghezza di 12 centimetri. Io qui ho il campioncino 10 per 10 che mi misura 18 maglie per 36 ferri. Che succede? Devo arrivare ad una lunghezza di 80 centimetri. Vado a fare 80, che è la lunghezza, la divido per 2, perché devo fare una parte di triangolo e un'altra parte di triangolo. La sciarpa è una sciarpa asimmetrica, ciò significa che andremo a lavorare degli aumenti fino all'altezza desiderata di 12 cm e poi delle diminuzioni fino alla fine, quindi fino alla punta. Quindi vado a fare 80 diviso 2, che ovviamente dà 40. Cosa succede? Vado a cercarmi questi 40 centimetri di lunghezza, quindi parliamo dei ferri, e vado a vedere 36 ferri nel mio caso, quindi vado a prendere col cursore mi sposto al 36, come vedete, e vado a guardare 40. 40 nel mio caso corrisponde esattamente a 144 ferri. Quindi io per avere 40 centimetri dovrò lavorare 144 ferri. Ora che succede? Mi serve calcolarmi questi 12 centimetri, che possono essere 10, 11, 13 massimo, che corrispondono nel mio caso a 18 maglie in 10 centimetri. Quindi io vado a fare 12 centimetri, sposto il cursore in 18, che sono le maglie, e vado a calcolarmi 12 centimetri. 12 centimetri non esiste in questo caso, quindi vado a fare 18, che sono in 10 centimetri, o 18 maglie. Mi servono 12 centimetri, quindi vado a vedere il 2, e sono 4, quindi 10 più 4, scusate, 18 più 4 fa 22, però io in 12 centimetri ho scritto 24 maglie, vi spiego perché. Ho scritto 24 maglie perché c'è l'I-cord di mezzo, e quindi io 2 maglie in più le aggiungo perché rischio di farlo un po' più stretto. Quindi vi consiglio anche a voi di aggiungere almeno 2 maglie in più. Quindi cosa vado a fare? 144 diviso 24, in questo caso, mi dà 6. Quindi io so che ogni 6 ferri dovrò fare un aumento, e ogni 6 ferri, arrivata ai 12 cm, quindi in questo caso alle 24 maglie, dovrò fare le diminuzioni. Chiaramente non posso aumentare e diminuire al sesto ferro, quindi aumenterò e diminuirò al settimo ferro. Quindi ogni 7 ferri vado a fare un aumento fino a che arriverò ad un'altezza di 24 maglie, ok, che corrispondono a questi 12 centimetri. Andiamo adesso a vedere esattamente la lavorazione. Con i ferri numero 4 vado a montare sul ferro 6 maglie. Io posiziono i ferri in modo doppio, lo faccio sempre quando devo andare a montare le maglie. Potete montare le maglie come più volete. In questo caso io vado a fare una sorta di cappietto, la infilo sul ferro e vado a lavorare in questo modo. Con queste due dita infilo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In questo modo le maglie restano più morbide quando noi andiamo a montarle con i doppi ferri. Allora, queste 6 maglie le montate sul ferro indipendentemente dalla sciarpina che andate a fare, nel senso che si inizia sempre con 6 maglie e lavoriamo in questo modo. Allora, il primo ferro lo lavoriamo così: 3 diritti, quindi 1,
2 e 3. Queste 3 maglie le lavoriamo così, le ultime 3. Il filo si sposta sul davanti del lavoro e passo 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare, prendendole come se fossero a rovescio. Il filo a questo punto torna dietro il lavoro. Questo è il mio primo ferro, quindi giro, mi ritrovo al secondo e faccio la stessa identica cosa. Quindi lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3. Filo davanti, passo 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Terzo ferro, giro e lo faccio identico al primo e al secondo, quindi di conseguenza vado a lavorare così: 3 diritti, 1, 2 e 3. Filo davanti, passo le 3 maglie senza lavorare sul ferro di destra, filo, torna dietro, giro, mi ritrovo al quarto ferro e vado a lavorare 3 diritti, 1, 2 e 3. Filo davanti, passo 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Giro il lavoro, mi ritrovo al quinto ferro, lavoro 3 diritti, 1, 2, 3, filo passa davanti, passo le 3 maglie senza lavorare, giro, mi ritrovo al sesto ferro, lavoro 3 diritti, quindi 1, 2 e 3, filo passa davanti, passo le 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Arrivati a questo punto dai nostri calcoli, io devo andare ad aumentare adesso al settimo ferro. Quindi andrò a fare un aumento al settimo. Se nei vostri calcoli, ad esempio, dovete fare l'aumento al nono ferro, al decimo ferro, all'11° ferro, continuate a lavorare in questo modo fino al ferro che vi spetta dove dovete fare appunto l'aumento. In questo caso vado a farlo al settimo, quindi vado a fare così. Lavoro 2 diritti e il terzo ferro, la terza maglia, la lavoro in questo modo, andando a fare un aumento. L'aumento lo potete fare come più preferite. In questo caso io andrò a fare così. Vado a lavorare un diritto, non butto giù la maglia, rientro con il ferro di destra nel ferro, cioè nella maglia che non ho buttato giù, che si trova sul ferro di sinistra, lavorandola però a diritto ritorto, quindi contorcendola. E ho fatto un aumento, quindi sul ferro abbiamo 1, 2, 3, 4. Queste 3 maglie restano sempre per l'I-cord, quindi non le cambiamo mai, per cui il filo torna davanti e passo le 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Quindi questo è il primo ferro, giro, mi ritrovo al secondo, quindi al secondo ferro vado a fare in questo modo, sempre 1, 2, 3 di I-cord, quindi 3 diritti di I-cord, in questo caso c'è una maglia in più che va lavorata dritto perché sto facendo una maglia legaccio e queste 3 maglie ultime vanno sempre lavorate in I-cord, quindi il filo torna davanti e queste maglie passano senza essere lavorate. Il filo torna dietro. Arrivati a questo punto mi ritrovo al terzo giro e proseguo in questo modo. 4 diritti, filo davanti, 3 maglie passano, fino a che non mi ritrovo di nuovo al settimo ferro, dove vado di nuovo a fare un aumento. E facciamo in questo modo fino alle maglie centrali dove dobbiamo arrivare.
Nel nostro caso devo arrivare ad avere 24 maglie sul ferro e ci vediamo direttamente alle 24 maglie con tutti gli aumenti. Arrivata ad un'altezza di, come dicevamo, 41-40 centimetri, vado e comunque una larghezza di 12 centimetri, vado adesso a fare le diminuzioni. Quindi mentre qui abbiamo fatto gli aumenti, adesso andiamo praticamente a diminuire fino ad arrivare ad avere di nuovo sul ferro 6 maglie. Ovviamente diminuiamo ogni 7 giri. La diminuzione la facciamo in questo modo. Lavoriamo sempre le 2 maglie a dritto, quindi 1 e 2. La terza e la quarta le uniamo insieme. La terza in particolare la giriamo, quindi la svoltiamo, quindi la passo sul ferro di destra senza lavorare, la riporto sul ferro di sinistra e lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto. In questo modo l'I-cord continua liscio, quindi proseguo tutto a dritto fino ad arrivare alle ultime 3 maglie, quindi tutto a diritto. Le ultime 3 maglie sposto il ferro, cioè scusate, il filo sul davanti del lavoro e vado a spostarmi 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare. Naturalmente svolto il lavoro e inizio a contarmi i 7 giri. Quindi al settimo giro continuo a fare le diminuzioni e ci vediamo direttamente alle ultime 6 maglie. Come vedete ho praticamente proseguito, quindi abbiamo fatto tutte le diminuzioni fino ad arrivare alle ultime esattamente 7 maglie. Quindi insieme adesso andiamo a completarlo. Andiamo a dare un'ultima, siamo circa a 78 centimetri, quindi ci siamo quasi. E adesso andiamo a vedere come si conclude. Sono arrivata alle ultime 7 maglie, quindi andiamo a completare il giro e andiamo a fare 1, 2, la terza maglia come vi dicevo prima la giriamo, la andiamo a lavorare insieme all'altra e lavoriamo 2 maglie insieme a diritto ritorto e abbiamo completato praticamente le 6 maglie sul ferro, quindi il filo va sul davanti, le 3 passano e giro il lavoro e vado a lavorare praticamente 7 giri di questo e al settimo giro ovviamente andiamo a chiudere le maglie. Quindi una volta lavorati 7 giri andiamo adesso a chiudere le maglie. Le chiudiamo in questo modo. Lavoriamo un diritto, allora una maglia la passiamo, lavoriamo un diritto, accavalliamo la prima sopra la seconda, riportiamo questa maglia sul ferro di sinistra e le andiamo a lavorare 2 maglie insieme a diritto ritorto. La porto sul ferro e lavoro di nuovo, aspettate che è un po' duro ma ce la facciamo, 2 maglie insieme a diritto ritorto, la riporto sul ferro di sinistra, lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto, di nuovo la riporto sul ferro di sinistra e lavoro insieme 2 maglie insieme a diritto ritorto. A questo punto non mi resta che andare a tirare un po' il filo, taglio e tiro e abbiamo concluso la nostra sciarpa. Allora prendiamo un po' di misure
Intanto al centro avevamo detto che era 12 centimetri e poi come altezza abbiamo da una parte e dall'altra circa 82 centimetri. Ok, diciamo che per il momento la sciarpa è conclusa e questo è il risultato. Andiamo ovviamente a nascondere i fili, quindi una volta inserito l'ago lo facciamo passare anche all'interno stesso del nostro I-cord, facciamo uscire fuori, lo tiriamo bene, io continuerò a farlo, a nasconderlo ancora un po', tiro e naturalmente vado a tagliare. Farò la stessa cosa da questa parte, nell'altro lembo, quindi dall'altra parte, infiliamo l'ago, anche qui, e lo nascondiamo all'interno dell'I-cord. Lo facciamo uscire, tiriamo bene, ecco qua. Tagliamo e questo è il risultato. Il nostro video è praticamente terminato, abbiamo una sciarpina da 82-80 cm e un'altra da circa 130-125. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!